Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questo dicembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono gli adempimenti spirituali in quello che ti arriverà, quello che la tua anima proietta in qualità di eventi, di circostanze, che sono enti, entità, spiriti, affinché tu possa ambire al massimo risultato perseguibile in questo mese. Quindi ragazzi miei ragazzi, studiate, mi raccomando, tutti i miei podcast dell'arte sciamanica, la magia pratica, fate, praticate, perché come vi dico sempre, la spiritualità è un empirismo radicale. Va fatta, va praticata ed è una strada controcorrente, contro il sistema, contro tutto quello che abbiamo, contro i valori precostituiti. Abbiamo il cielo a favore per farlo perché abbiamo Plutone che è entrato in Acquario e quindi l'anticonformismo, la destrutturazione di tutti i vecchi schemi che sono obsoleti nell'evoluzione e abbiamo un cielo molto forte in questo mese. Diciamo che a novembre abbiamo avuto il Capodanno dell'anima, tanto lo sapete. Abbiamo il 1° dicembre la luna nuova in Sagittario e il 15 dicembre luna piena in Gemelli. Allora, per chiunque volesse fare il rito degli antenati che vi ho messo nel video Magia Pratica 8, lo trovate nella playlist L'arte sciamanica, quello del dare il cibo agli antenati, lo potete fare tra il 4 dicembre e il 14 dicembre, prima della luna piena, va bene? Quando la luna è crescente. Quindi, ragazzi miei ragazzi, abbiamo un cielo favorevole per quanto riguarda la pratica della magia consapevole, abbiamo la Venere poi che passa in Acquario, dando una visione dell'amore più onnicomprensiva, va bene? L'amore inteso veramente come il darsi e l'Acquario è un'energia che si dà alla vita e quindi si dà all'amore. E quindi è quello che andiamo a vedere adesso come ti influenzerà questo cielo con gli archetipi e con i tarocchi e come implementare il lavoro di creazione consapevole della tua realtà. Allora, partiamo dagli archetipi, vediamo qual è il postulato entro cui si svilupperà la tua evoluzione in questo mese. Quale archetipo per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? Qual è l'archetipo dominante in questo mese entro cui si farà la tua evoluzione? Scorpione. Vediamo. L'atleta supererà i tuoi limiti fisici e quindi anche i tuoi limiti psichici. Piena dedicazione per trascendere i limiti fisici, inclusi le piccole cose, sviluppo della forza di volontà e la forza spirituale. Accipicchia, che mese per te! Vi ricordate tutte quelle volte in cui ho blocchi cervicali, eccetera, no? Che vi ho raccontato negli ultimi tempi? Quando sono riuscita a fare una posizione di yoga potentissima, per 12 ore sono stata bene, poi ho avuto un crack crack il giorno dopo. Blocco completo, perché? Sperimentarsi nel superare i propri limiti fisici nello sport significa superare anche i propri limiti psichici e spirituali. Quindi quello che arriva ha sempre un fine evolutivo, no? Questo è il mese in cui tu supererai te stessa o te stesso. E ti suggeriscono anche di fare delle pratiche sportive, che può essere lo yoga. Io faccio yoga e la corsa. No? Io attraverso il corpo so che quando supero dei limiti fisici sta avvenendo qualcosa anche a livello spirituale e quindi più forza, più determinazione, più vigore. E questo è il mese in cui tu supererai con i tuoi limiti. E questa è l'incarnazione in cui tutti gli uomini hanno la necessità di superare se stessi. Superare se stessi significa superare da una situazione di conformismo, di moralismo, oltrepassare i propri giudizi stessi, andare incontro
alla verità profonda che vi incarna. Ecco, questo è il mese, il postulato imprescindibile per te questo mese è superare te stessa, superare te stesso. Lo puoi fare anche attraverso delle pratiche di yoga, delle pratiche sportive, magari anche semplici, mi spiego, cioè magari faccio una camminata di solito 10 minuti al giorno, ne faccio 15. Mi spiego? E a seconda da dove partite, vi dicono di sperimentarlo sul corpo perché vi aiuta a trascendere anche il livello psichico. Va bene? Sì, bellissimo. Vi sentirete potenti in questo mese, veramente potenti. Vediamo qual è la sfida con queste altre carte qui per te. Quindi non vittimismo, sappiamo che la vittima è colui che vede gli eventi come la colpa degli altri, succedono queste cose sempre a me, quindi proprio eroi. Ok. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, non hanno una causa, hanno un fine. E il fine è quello evolutivo, ci sono degli eventi che devono accadere, per forza, non puoi farne a meno. E quindi dove sta il goal? Sta nella capacità di darti a quell'evento, sì, uketamo, io includo, oppure emao, meraviglia, oppure nella tua resistenza agli eventi stessi. La resistenza determina il bagaglio karmico che hai, cioè più karma hai, più resisti contro la vita, contro gli eventi che devono accadere. Invece meno bagaglio karmico hai, da là si vede la misura se stai sciogliendo karma. Arriva qualcosa, wow, oh meraviglia, anche di difficile, la includo, così superi i limiti e bruci il karma. Ok, vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. Scorpione. E beh, lo storytelling, qua riscrivi la storia, ragazze mie, lo storytelling è una pratica potentissima che ti permette, qua c'è una sciamana, è una pratica potentissima che vi permette di riscrivere la storia e quindi riscrivere il vostro passato. L'ho spiegata nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Verso la fine del video c'è come praticare l'arte dello storytelling e vi ho spiegato di quando mi sono sempre sentita impotente davanti alle sgridate che mia madre faceva a mio padre perché non vuole mai uscire di casa, perché mio padre è un poeta, è un filosofo, non gli interessa il mondo mondano, la vita mondana, gli interessa più la vita interiore, no? Invece mia madre è più iperattiva, molto più giovane di mio padre, però più iperattiva. Ecco, io mi sono sempre sentita impotente davanti a questo scenario di vita. E tant'è che un giorno ho utilizzato la pratica dello storytelling per cambiare la storia, ossia mi sono immaginata che mio padre fosse un vecchio samurai. Anche perché gli occhi a mandorla che ha mio padre, c'ho anch'io, e quello che mi è venuto alla mente era proprio quello del vecchio samurai che sta nella sua abitazione, gli viene rivolta la parola per dei consigli importanti e sta per le sue cose, no? Un grande sciamano, un vecchio samurai. Ecco, da quel momento in poi io non mi sono sentita più impotente, perché mio padre non vuole uscire di casa, non perché si sta lasciando andare o si lascia andare, come pensava mia madre, perché è una donna iperattiva, feste, amici, eccetera, ma perché mio padre è il suo ruolo mistico e quindi tutto ciò che vi arriva è così anche la vita all'interno tra mia madre e mio padre è cambiata. Lei non lo accusa più e ho cambiato la storia. Mi spiego? Cioè, siccome tutto accade adesso, non esiste il passato, quando tu vedi quello che sta succedendo adesso con occhi diversi, capisci anche, cambia anche il passato. E quindi la pratica dello storytelling è importantissima per cambiare le vostre storie del vostro passato, perché il passato non esiste, esiste adesso. Cioè, la vita è un attimo, la linea temporale che crea la mente è un'illusione, questo lo spiego sempre in tutti i podcast. Allora, cosa succederà? Cosa succederà in questo mese? Che tu mi riscrivi la storia, superando i tuoi limiti in diversi ambiti. Adesso vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Però per voi ragazze e ragazzi che non l'avete fatta la pratica dello storytelling,
vi invito caldamente a studiare bene il podcast Magia Pratica 8. Sta alla fine lo storytelling, come si fa, va bene? Ok. Andiamo a vedere cos'altro ti dice quest'altro oracolo per te. Molti di voi che hanno già fatto la pratica dello storytelling avrete già questo mese immediatamente la forza di spirito, va bene? Avete riscritto la storia, non siete più vittime del vostro passato e avete avuto la forza dalla riscrittura nuova della vostra storia di vita. Ok. E vi sentirete invincibili. Vediamo cos'altro. Fiducia e coraggio, guardate come si parlano queste due carte. Lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Questo è il mese in cui dovrai avere molto coraggio nel riscrivere la tua storia e vedrai che con la fede in questa riscrittura nuova della storia vedrai i risultati. Lascia andare i timori, non avere paura. La paura è uno strumento sociale. La paura è uno strumento sociale, ci viene dal senso di colpa che ogni uomo ha perché ha rotto l'equilibrio primevo del patto uomo-natura. Quindi per ristabilire l'equilibrio primevo del patto uomo-natura, come vi ho spiegato invece quest'altra cosa nel video Magia Pratica 7 sulla malattia, alla fine del video, allora tu devi restituire il potere alla natura. Che vuol dire, che cos'è la natura in questo caso? Sono gli eventi che ti accadono, gli dei attraverso i quali si manifestano gli eventi che ti accadono. Quindi devi dire ciò che tu vuoi, Dio, natura, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Restituire il potere alla natura significa ristabilire l'equilibrio primevo. Riscriverai la storia della tua vita in questo mese. Va bene? Quindi per smettere di avere paura, affidarsi agli eventi, fede negli eventi e vedrai che gli eventi ti daranno il loro potere. Ok. Vediamo nella realtà fenomenica cosa accade affinché venga integrato questo archetipo. Allora, Scorpione. Questo è il mese in cui tu supererai te stessa o te stesso. È il mese in cui supererai te stessa, te stesso e ti darai proprio diverse pacche sulle spalle. Bellissimo, si preannuncia già da qui. Vediamo cosa accade nella realtà fenomenica in linea generale. Scorpione, dicembre 2024. Paggio di coppe. La stella, e beh, se non li superi tu i limiti. Ah, 10 di spade, ok, ok. È il re di coppe. Guarda, guarda, io non lo so che tipo di tappa dolorosissima si chiude per te in questo mese, però supererai te stessa o te stesso. Vedo che ti concederai anche delle cure per il corpo, per lo spirito. Vedo il paggio di coppe, la stella, il re di coppe. Qua sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa. Vedo che c'è proprio la sanazione di qualcosa che ha a che fare con un 10 di spade. Cioè, al centro c'è un 10 di spade che mi parla della fine di un ciclo molto doloroso a cui tu stavi già andando incontro con il lavoro su di te e che il re di coppe, questo è la figura in cui tu ti incarnerai, cioè avrai nuove intuizioni, creatività, ti vedo molto maga o molto mago perché chiudi una tappa dolorosissima legata a il tuo karma. Sì. Vedo anche una persona che è mandata dalle stelle, una persona che si apre a te e può essere anche un po' più piccola di te, un po' più piccolo. Però è come se fosse una persona, o ti sta già accanto questa persona, può essere anche un amico, un cugino, cugina, un familiare. Vedo esattamente questa persona vicino a te che ti aiuterà a superare dei limiti, dei limiti. Può essere anche una persona più adulta, eh? Sì, ti metti proprio alle spalle
Allora, sai cosa vedo? Che ti metti alle spalle un... Tu stavi cercando già di superare i tuoi limiti, di sanare delle ferite animiche, ok? Eri già nel processo. Questo è il mese in cui lo compi. Vediamo cos'altro ci raccontano. Dicembre 2023. La ruota, cambio. L'imperatore, ordine. Paggio di spade. Il 3 di bastoni. Qua mi stanno parlando del fatto che verranno... C'è un cambio radicale per tutto ciò che riguarda nuovi ordini nella tua vita. Si mette ordine nella tua vita su più ambiti, cambio radicale su nuovi ordini. Per quanto riguarda invece l'amore in sé con l'apertura con l'altro, c'è una persona che ti osserva da lontano e tu stai con la possibilità di aprirti al nuovo. Abbiamo questa Venere in Acquario che offre assolutamente la possibilità all'apertura a nuove conoscenze. E quindi ti vedo aperta al nuovo, aperto al nuovo, seppur mantenendo il tuo equilibrio emozionale. Ci sono diverse cose che ritorneranno a posto nella tua vita, soprattutto quelle che stavi sperando, stavi sognando che tornassero a posto diverse cose. Vediamo di cosa mi parlano queste cose che tornano a posto con l'imperatore e la ruota, anzi la ruota sulla ruota. Il mago, molte cose sul piano lavorativo il mago e anche il tuo potere personale. C'è un cambio, una comunicazione che arriva o sul profilo lavorativo, importante, che permette di ristabilire un ordine, di costruzione, un cambio sul lavoro importante arriva, un cambio che ti fa anche molto felice. Sì, vediamo di cosa parla ancora questo cambio. Re di bastoni, c'è un cambio sul lavoro, credo, che ti farà molto felice. Vediamo questo imperatore. 7 di bastoni. Ci possono essere dei limiti o delle difficoltà per sistemare tutto, mi dicono. Però tu supererai i tuoi limiti, grazie anche a delle questioni che riguardano il tuo passato in cui hai avuto difficoltà sempre nello stesso ambito. Ecco, qua ti viene in aiuto la pratica dello storytelling, va bene? Riscrivi la storia, ti spiego in quel video come si fa. La luna. Di cosa mi parla questa apertura di cammino del 3 di bastoni? Del 9 di denari. Allora, sul profilo lavorativo mi dicono 10 di denari, ci saranno dei cambi importanti sul profilo lavorativo che stavi aspettando. Un po' di pazienza per vedere la concretezza di questi cambi a livello sostanziale. Un po' di pazienza mi chiedono, però si apre questa opportunità. Fammi vedere un attimo una cosa. Allora, ci metto un attimo queste carte qua, voglio vedere, siccome mi hanno parlato nell'ambito lavorativo. Nell'ambito lavorativo, dicembre 2024, nello specifico, 3 carte. Il Papa, Cavallo di bastoni e il Re di spade. Assolutamente sì, c'è un cambio in ambito lavorativo, forse un responsabile, un capo, un'azienda, un ente. C'è un cambio, ti chiama, mi parla anche di contratti questo, mi parla anche di contratti, 2 denari, lavoro, una cosa che stavi aspettando, c'è un cambio che stavi aspettando o che stavi sperando. Che energia hai di spade nei tuoi confronti? 4 di denari, forse per quanto riguarda la stabilità, no? Regina di denari. Avrai anche tu delle idee, la mente chiara su come procedere verso la tua stabilità. Lo stavi aspettando questo cambio. Che energia ha il Papa nei tuoi confronti? 10 di spade. Si chiude una tappa a livello lavorativo. O hai chiuso con un lavoro o hai chiuso qualcosa. Fatto sta che si apre un nuovo cammino in ambito lavorativo. Sì, la luna ha un po' di paure su questo. C'è un karma che si chiude qua, ragazze e ragazzi, ok? Ricordati, allora mi ha subito fatto uscire ricordati il risultato è vicino, quindi questo è il momento in cui devi riscrivere la storia. Noi leggiamo i tarocchi per vedere qual è il karma, il dharma e come
essendo una terapeuta non potrei darvi un'informazione e poi non proseguire nella risoluzione, no? La pratica dello storytelling. Va bene, riscrivi la storia sul lavoro, scrivi qualcosa, vai sul video e vedi come si fa, ok? Vediamo al positivo per te in questo mese, Scorpione. Asso di spade, comunicazioni e nuovi inizi che mi parlano sia di questi sul profilo lavorativo qua e tutto ciò che aveva a che fare con una chiusura, una situazione dolorosa che ti metti alle spalle a livello emozionale. Asso di spade, comunicazioni, nuovi inizi, chiarezza di idee. Ancora il lato positivo sull'asso di spade. Asso di coppe. C'è anche un amore qua. C'è anche l'amore che sgorga per te, C'è anche l'amore che sgorga per te, un risveglio spirituale, l'asso di coppe, comunicazioni d'amore, nuovi inizi, ribaltamento di situazioni. L'amore adesso lo andiamo a vedere nell'altra parte, anzi ci andiamo subito perché qua mi hanno già detto in modo esaustivo per quanto è possibile. Quindi ragazzi miei andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore, visto che me l'hanno messo nell'altra parte della stesa. Vediamo, mettiamo la prima fila qui, per te, la persona che ti viene incontro, visto che abbiamo avuto nell'altra stesa un bell'asso di coppe. Allora, vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno nell'amore a dicembre 2024? Vediamo. 9 di denari, 3 di spade e il cavaliere di coppe. Qua io vedo una situazione, o abbiamo avuto a che fare con una persona eccessivamente egoista, oppure abbiamo avuto a che fare, qua vedo un dolore, 3 di spade, una chiusura o un litigio con qualcuno o una rottura, probabilmente per il comportamento un po' più individualista di questa persona, oppure non sei riuscita ancora a stare totalmente bene con te stessa, con te stesso a livello anche economico, lavorativo, e questo ha potuto inficiare un po' la sfera emozionale, un po' di tristezza per questo motivo. Io qua vedo un cavaliere di coppe, vedo un invito, anche qualcuno che vuole rimediare, vedo un invito, una proposta. Eh sì, 9 di coppe. Venere in Acquario porta nuovi incontri, sono avvantaggiati i nuovi incontri, poi abbiamo anche Mercurio, no? Se non sbaglio, Mercurio in Sagittario, sì, anche le comunicazioni, l'abbiamo visto anche nell'altra stesa, favorevoli. C'è un nuovo amore qua per molte di voi con il Cavaliere di Coppe, o è comunque sia una persona che si spinge verso di te. Vediamo che energia ha questa persona che si spinge verso di te. È come se volessi ritrovare il tuo amor proprio prima di tutto, no? Prima di condividerti. Vediamo, allora, qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo dicembre 2024, Scorpione? Il Papa. La Papessa. A Civicchia. Il Re di Spade. Allora, qua c'è una persona che sente una connessione profondissima con te. Papa e Papessa. Questa è una persona che sente una connessione ineguagliabile con te. Il Re di Spade mi parla di una persona che sta cercando di chiarirsi le idee, proprio perché la connessione è molto forte nei tuoi confronti e quasi non ci crede, cioè cerca di vagliare un po' le emozioni alla luce della ragione. Re di Spade, Re di Coppe. Allora, chiarissimo, qua c'è una persona che ha una connessione potentissima con te, la sente questa cosa, forte. Vediamo perché il Re di Spade. 4 i denari, non te l'ha detta questa cosa, non te lo dice, non te l'ha detto. 8 i denari, è come se si concentrasse più sulle sue cose. Può darsi che sia una persona che abbia delle responsabilità importanti o sia anche una persona impegnata, per alcune di voi.
abbia delle responsabilità e si mantiene chiuso in se stesso, in se stessa, non ti ha rivelato che c'è questa connessione profondissima. E questa connessione ha lavorato dentro di voi, forte. Soprattutto in questa persona che, questa è consapevole di questa connessione, però è come se non volesse parlarne. Aspetta, ora ti aggiungo altre informazioni, voglio vedere alla fine cosa succede in amore per te, Scorpione, 6 di spade, asso di bastoni, la ruota della fortuna. C'è un cambio improvviso, quando meno te l'aspetti l'amore gira dalla tua parte. Forse la persona che sta a distanza, vedo questa persona che avanza verso questa opportunità. L'asso di bastoni è qualcosa di nuovo, di inaspettato, di allegria, di passione o di voglia. E qua la ruota mi parla del cambio che arriva a livello emozionale per te, un cambio improvviso. Sono due carte di boom, di improvviso, ok? Se è una persona nuova, questa è una persona che non si sbilancia subito, perché sentirà forte la connessione con te, però non te lo dice subito, perché è molto forte. E ti invita da qualche parte, ti invita, sappi che la connessione che sente è molto forte, però non te lo dice subito, si ritiene un po'. E per altre invece è una persona con la quale già avete avuto a che fare, no? Con la quale c'è probabilmente un po' di tensione, magari voi avete avuto una discussione del dolore con questa persona, forse per terze persone. Fatto sta che qua c'è un cambio improvviso di questa persona nei tuoi confronti, che mi parla di l'amore gira dalla tua parte. Ok? Vediamo cosa porta la ruota. Voglio avere informazioni in più. Cosa porta la ruota? 6 di coppe. Riconciliazione. Riconciliazione oppure un amore molto profondo che viene da altre vite. Te l'ho detto, questa persona lo sente forte, anche se non te lo dice subito. Te lo dirà poi. Vediamo energia positiva per te in amore. 4 di bastoni, mi parla di incontri, mi parla di un incontro, mi parla di gioia, di condivisione, incontro anche intimo. Sì, vedo incontri in questo mese con questa persona qui. Energia negativa, l'imperatore, era uscito anche nell'altra stesa. Può essere una persona più rigida, che abbia delle responsabilità o è più rigida, un po' testa dura o non si apre. Però qua, perché sente questa connessione forte, papà e papessa, no? Sulla sua linea, mi parla di una persona che, anche se non vi vedete, non vi siete sentiti, ok? La vostra connessione lavora all'interno di questa persona soprattutto e genera un'intuizione forte e si sta schierendo le idee su come deve fare, perché è molto forte quello che sente questa persona. Infatti l'imperatore al blocco mi parla di una persona che è un po' più rigida, non si apre. Però mi raccomando, tu puoi riscrivere la storia, va bene? Vediamo su questa qual è l'energia dell'imperatore, scusami, della re di spade nei tuoi confronti. In 10 denari, questa è una persona che può avere delle responsabilità, però per me il 10 denari ha a che fare con gli incontri, no? Incontri di un certo spessore, incontri un po' come il 4 di bastoni. Oltre a parlarmi delle responsabilità che può avere questa persona di denaro, lavoro, casa o famiglia, e una certa rigidità in questo, mi parla di incontri, il 10 di denari, del tutto. E il carro, vedi, mi parla di avanzamento, è come se stesse schiarendosi le idee per avere questi incontri con te, va bene? Allora, qua abbiamo l'energia dell'ariete, del pesci, del toro, acquario, gemelli, bilancia, vergine l'ho detto, come energia può essere ascendente, luna o venere, ok? Ok, vediamo adesso con queste carte, con gli altri oracoli, Scorpione, amore, dicembre 2024, e infatti amore fedele. Qua c'è una persona che ti pensa molto, ti penserà molto, anche se siete stati distanti o potete stare distanti, ti pensa molto e è fedele a te, ok? O se è una persona nuova,
fedeltà a te. C'è una persona, perché te l'ho detto, c'ha papà e papessa nella sua linea. Vediamo cosa mi dice quest'altro oracolo. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. E qua te l'ho detto che c'era una... E qua c'è lo storytelling, ragazzi. Poi si assomigliano anche questi colori, guarda. Non so se con questa luce non si vede molto. Allora, a livello emozionale puoi riscrivere la storia, mi stanno dicendo. Fede, coraggio e fiducia nel riscrivere la storia, nel creare una storia diversa, non come la realtà dei fatti te la fa vedere, perché la realtà dei fatti è una realtà creata sulla base delle tue credenze, su come credevi che le relazioni dovessero andare, su cosa credi come le persone dovrebbero essere, mi spiego? Allora, qua c'è un lavoro sul passato da compiere, il senso di incompiutezza, no? E lo fai con la pratica dello storytelling. Qua c'è il 3 di spade tu sulla tua linea, è come se fossi sentita incompiuta o incompiuto all'interno di una relazione, no? Non avessi raggiunto il tuo benessere personale totale in una relazione o con te stessa o con te stesso. Diciamo che qua la ruota della fortuna c'è il karma che ti propone la risoluzione di questo senso di incompiutezza, ok? E anche grazie al superamento dei tuoi limiti con la pratica dello storytelling. Te lo sto ridicendo tante volte, vedi, proprio perché lo vedo essenziale, ok? Adesso vediamo con i miei oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio cosa ti dirà questa persona del visto amore fedele. Cos'è che ti dice dietro, che non ti dice dietro subito, dietro a questa freddezza, un po' più di rigidità che ha? Qual è la verità? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora, questa è una persona che se sono successe cose relative ad altre persone, eccetera, o a impegni di questa persona di varia natura, questa persona ti dice accanto a me c'eri soltanto tu, ci sei anche quando non ci sei anche quando non ti parlo, non ci siamo parlati, ricordo solo questo, cioè ci sei sempre tu, va bene? Cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Diciamo che è una persona un po' più pratica, un po' più pragmatica che sentimentale, te lo dicevo anche prima, eh? Cos'altro? Sei bellissima, è una persona che non si lascia andare facilmente alle emozioni, però ti stupirà questa ruota col 6 di coppe e l'asso di bastoni, anche se è una persona nuova, ripeto, d'accordo? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!